Ciao viaggiatori e bentornati sul mio canale YouTube. Dopo avervi portato la scorsa settimana alla scoperta dei luoghi più suggestivi dell'occupazione sovietica a Vilnius, tra cui le prigioni dove hanno girato Stranger Things, in questo nuovo episodio ci sposteremo a Trakai, il borgo lituano dove si erige il famoso castello sul lago. Ma prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al mio canale e di attivare la campanellina per non perdere i prossimi contenuti. Bando alle ciance e partiamo! Dopo esserci svegliati davvero presto questa mattina, adesso ci troviamo alla stazione di Vilnius. Prenderemo questo treno qui che ci porterà in una delle località più suggestive di tutta la Lituania, ovvero Trakai. Il viaggio dura poco più di mezz'ora e il prezzo è davvero irrisorio. Non perdetevi il panorama dal finestrino perché ne vale assolutamente la pena. E con addirittura un minuto di anticipo siamo arrivati alla stazione di Trakai e adesso prenderemo una stradina che ci porterà verso il castello, che è la meta principale di questa cittadina. Però noi prima visiteremo alcune chiesette e il borgo, che è davvero molto suggestivo. Trakai è una cittadina lituana immersa nel verde, è circondata da 3 laghi, su uno dei quali si erige il celebre castello medievale ristrutturato dopo l'invasione sovietica. Il borgo, oltre alla fortezza che visiteremo più tardi, merita di essere scoperto per via della sua storia. Qui infatti vive una delle più grandi comunità caraite ancora presenti in Europa. Le sue case di legno colorate sono davvero iconiche, si sviluppano in un solo piano con mansarda e hanno 3 finestre che guardano verso la strada. Una simboleggia Dio, la seconda il principe e la terza il padrone di casa. Mi raccomando, non perdetevi la visita al Museo Etnografico Caraita per scoprire le tradizioni e la cultura di questo misterioso popolo turco originario della Crimea e aderente all'ebraismo. Se siete alla ricerca di un posto dove poter mangiare qui a Trakai, vi consiglio il locale dietro le mie spalle, che è il Senoji Kibinine. Si trova a pochi chilometri di distanza, a pochi metri in realtà, a distanza del castello, all'incirca 15 minuti a piedi, ed è uno dei locali più tipici dell'intero paese, dell'intero villaggio. Si possono assaggiare all'interno i kibinai, che sono una sorta di empanadas, diciamo, quindi dei fagottini ripieni, e adesso noi ci entreremo per assaggiarne alcuni. Eccoci all'interno del ristorante. Il locale ricorda molto le locande o le tavole calde presenti da noi in montagna. C'è la possibilità di mangiare sia all'interno che all'esterno, o di comprare in un chioschetto le varie prelibatezze da gustare in modalità street food. Noi abbiamo scelto di sederci nei tavoli fuori e abbiamo ordinato 3 tipi di kibinai, accompagnandoli con un'ottima birra locale. Il primo che ho voluto assaggiare è stato quello ripieno di carne di maiale e formaggio. Mi è piaciuto abbastanza, anche se l'ho trovato molto forte di gusto. Successivamente sono passato a quello ripieno di verdure, è sicuramente molto speziato, proprio per questo motivo l'ho apprezzato molto di più. Infine, il mio preferito, quello ripieno di funghi, assolutamente da provare. Siamo appena usciti dal locale che vi ho consigliato poco fa, ovvero il Senoji Kibinine. Io personalmente ho assaggiato 3 kibinai, uno ai funghi che è stato davvero molto buono, poi uno alla carne di maiale con il formaggio che in realtà non mi è piaciuto tantissimo perché era un po' forte di gusto, e poi ho assaggiato quello alle verdure che è stato abbastanza buono. In realtà vi svelo un piccolo segreto: ieri sera, passando alla Lidl mentre facevo la spesa nel reparto panetteria, ho trovato i kibinai alle verdure, quindi ne ho acquistato uno, è costato 1/3 rispetto a quello che ho mangiato qui ed è stato molto più buono. Quindi secondo me, se siete appassionati di verdure e volete assaggiare quello, vi consiglio di acquistarlo alla Lidl. Mentre qui i kibinai vengono dai 2,50 € ai 3 €, dipende tutto dal ripieno che c'è al suo interno del kibinai. Ovviamente più c'è ripieno più costa. Anche da bere non c'è un prezzo eccessivo,
Io ho preso una Coca-Cola e l'ho pagata 2,50 €, però c'è di tutto, acqua, ci sono anche cocktail, quindi potete trovare davvero di tutto. E la cosa bella è che potete scegliere di mangiare o all'interno, che è molto suggestivo, oppure all'esterno, dove c'è comunque un panorama molto carino. Adesso noi lasciamo questo posto per dirigerci verso il castello, dove non solo visiteremo appunto il castello, ma faremo anche un'esperienza incredibile, ovvero attraverseremo su un traghetto il lago Galvè. Siamo ufficialmente entrati dentro il castello di Tracai. Il biglietto d'ingresso costa 10 € per gli adulti, 5 € per gli studenti e per i senior over 65. È davvero molto suggestivo all'interno. Abbiamo già visitato il pianterreno, diciamo, del castello, dove è conservata una collezione non solo di quadri, ma anche di oggettistica varia, dalle ceramiche agli utensili da cucina, dagli scacchi ai ventagli, dalle pipe agli orologi. Una raccolta straordinaria da non perdere che vi permetterà di comprendere al meglio la storia di questo luogo e di chi l'ha vissuto. E ragazzi, non so se è più una tortura l'agonia oppure il caldo che c'è. Abbiamo appena concluso la visita al castello di Tracai. A parte il caldo che è insopportabile oggi perché ci sono quasi 30 gradi, il castello è molto piacevole come visita. Forse sono stato un po' sfortunato perché una parte del castello è in restaurazione, quindi diciamo che è un po' faticoso salire e vedere i piani superiori, diciamo, del castello, però tutto sommato è una piacevole visita. Adesso usciamo dal castello e ci dirigiamo verso il lago di Galvè, che è proprio qui fuori, e faremo un'esperienza incredibile. Lasciatoci alle spalle il castello di Tracai, siamo saliti su uno dei traghetti presenti sul lago Galvè per un giretto in barca, costato solo 5 € a testa, che ci ha permesso non solo di vedere il castello da una diversa prospettiva, ma anche di godere della natura circostante. E con il nostro tour sul lago Galvè si conclude questo video da Tracai. Spero che il video vi sia piaciuto, se vi va lasciate un mi piace e un commento per supportarmi e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo contenuto sempre dai Paesi Baltici.